ragazzi, è stato bello, è stata una bella avventura, ma credo sia arrivato davvero il momento di appendere il drone al chiodo. E no, non sto esagerando, questo amici è un video denuncia, un video in cui voglio dare voce a una categoria così bistrattata, quella di noi appassionati di droni, magari non professionisti ma semplici hobbisti che vogliono volare con il loro drone ma non possono, o meglio devono farlo con tanta paura, perché questo è il nostro paese, questa è l'Italia. Ho visto tanti cartelli di zone, di campi di patate in cui a quanto pare è vietato utilizzare il drone. E anche voi mi avete inviato queste foto, mi hanno lasciato davvero allibito. Sono cartelli molto fantasiosi sparsi un po' ovunque ormai sul territorio italiano, anche su zone in cui per D-Flight è possibile volare. E non è solo questo il motivo, ragazzi, per cui io oggi sono qui a parlarvi di questo problema, che secondo me è grave perché ci toglie davvero libertà. Anche il mio amico Andrea Pinotti ha realizzato un video qualche ora fa, ieri, se non vado errato, in cui parla di una disavventura di un suo iscritto che per volare in una zona si è visto chiedere 200 euro per il lasciapassare, e anche questa è una cosa davvero triste, chiedere soldi per volare con un drone praticamente inoffensivo. ENAC ovviamente è come se non ci fosse, fa orecchie da mercante, paragonando i droni a delle mongolfiere, a degli aerei. Insomma, ragazzi, sto leggendo delle cose che mi stanno facendo cadere le braccia. Ormai volare con un drone è quasi come essere dei pirati. Dobbiamo stare attenti non solo alle mappe ufficiali, non solo ai divieti locali, che non si è ancora capito se fanno fede oppure no. Per la legge sembrerebbe di no, però per ENAC la competenza viene scaricata direttamente sui comuni, quindi sembrerebbe di sì. Insomma, come sempre in Italia non si capisce, anzi come sempre in Italia l'unica cosa che si capisce è che non si capisce davvero nulla. Quel che però capisco è che la nostra è una categoria davvero martoriata. Siamo paragonati ai peggiori criminali, perché davvero volare con un drone e magari trasgredire una regola ci porta a delle multe salatissime, una roba davvero allucinante, perché queste sono solitamente delle multe, infrazioni pensate per ben altri scopi, magari per compagnie aeree, per aerei veramente privati o meno, e utilizzare le stesse sanzioni sui droni secondo me è sbagliato, eccessivo. Questo però non è un problema unicamente nel mondo dei droni. Vi faccio un esempio: io tempo fa trattavo qui sul canale videogiochi e a volte mi capitava di pensare di regalare qualche videogioco ormai finito ai miei iscritti. Bene, per la legge italiana non potevo farlo se non con una trafila lunghissima, quindi, se non ricordo male, comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, stesura di un regolamento, bisogna incaricare anche un notaio che si fanno pagare fior di quattrini, e solo allora forse sarebbe stato possibile regalare un videogioco tramite un contest semplicissimo, no? Quelli che vedete sempre. Ecco, io per qualcosa del genere ho rischiato una multa di quasi 100.000 euro. Incredibile, vero? Beh, questa è l'Italia, la Repubblica delle Banane, prendo in prestito questo termine, che è vero più che mai. Purtroppo la situazione non sembra cambiare e ad andarci di mezzo siamo sempre noi che cerchiamo di divertirci. Quindi amici, questo è un piccolo video sfogo, un video denuncia in cui voglio dare voce a noi, tutti noi, amanti dei droni, di questo hobby bellissimo, ma purtroppo così martoriato, così ingiustamente colpito dagli organi di competenza. Quindi voglio sapere voi cosa ne pensate di tutto questo. Avete mai visto sparsi per l'Italia dei cartelli di divieto di droni? Beh, di certo la fantasia per realizzarli non gli manca. Avete rischiato qualche volta di essere fermati? Avete preso delle multe, sanzioni? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Voi cosa fareste per migliorare questa situazione? Beh, parliamone insieme e cerchiamo di trovare tutti insieme una soluzione. Bene amici, io ora vi saluto, vi ringrazio per la pazienza e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicts2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo, dove possiamo.